Ben ritrovati amici ancora una volta dai Verdi Marti. Oggi sono qui per fare 4 chiacchiere con voi. Mi raccomando, lasciate sotto nei commenti cosa ne pensate del discorso che andrò a fare. Questo video non va a discriminare nessuna azienda, ma è solo un mio pensiero che vaga dentro la mia testa da un po' di tempo. Ma quanto cavolo costano questi benedetti arranger? Oggi un top di gamma si trova dai 4.600 euro fino ai 5.000 euro. Un prezzo davvero, davvero importante. Contiamo la guerra, la pandemia, la crisi dei semiconduttori, eccetera, eccetera. Questi arranger hanno lievitato il prezzo in maniera, secondo me, eccessiva e la mia paura è che non si tornerà più ai prezzi di prima. È proprio questo il discorso particolare che voglio fare qui oggi con voi. È giusto pagare un arranger 4.600 euro, 4.700 euro secondo voi? Questa è la prima domanda che vi pongo. Quando comprai la Korg PA 4X, di listino stava intorno ai 3.200 euro, ma ovviamente conoscendo il negoziante di fiducia, che aveva sempre un occhio di riguardo verso i clienti che spendevano magari qualche soldarello in più, sono riuscito a prenderla intorno ai 2007, 2006-2007. Quando uscì Genos già aveva un suo prezzo spropositato nel 2017. Si parlava di 4.000 euro, ma erano quelle 4.000 euro fittizie, nel senso che si poteva acquistare la macchina a 3.600 euro, 3.400 euro. Il prezzo giusto era quello dai 3.4 ai 3.6 e già comunque qualcosa stava lievitando. Ma secondo me il prezzo è spropositato per le caratteristiche hardware tecniche che la macchina possiede. È vero che quando noi compriamo un progetto come Korg PA5X non andiamo a comprare l'hardware, andiamo a comprare il progetto in generale, quindi la ricerca e sviluppo, gli styles, il motore, appunto, arranger. Andiamo a fare tutto questo discorso dentro la testa, non andiamo a vedere solo esclusivamente le caratteristiche hardware. Però quello che io voglio dire e voglio sottolineare oggi è che stiamo prendendo una piega secondo me troppo spropositata. Si paga tantissimo la ricerca, sviluppo, quindi il software eccetera eccetera, e poco la macchina in sé per sé. Se noi apriamo e quindi smontiamo lo chassis di tutte le macchine oggi che sono in circolazione, Korg PA5X, Genos e Ketron Event, ci accorgiamo che all'interno troveremo una piccola mainboard con dei processori anche abbastanza ridicoli, un dual core, quad core, octa core, ma comunque tutto sottodimensionato a quello che effettivamente paghiamo. Perché? Beh, prendiamo il caso dei telefoni, no? Compriamo uno Xiaomi da 300 euro, dentro c'è uno Snapdragon octa-core e quello è il prezzo del telefono. È vero, ripeto, che dentro una macchina di queste c'è una ricerca e sviluppo tutt'altro diversa magari da un telefono, però quello che non capisco è perché dentro la macchina non troviamo hardware di un certo tipo, pagando 4.600 euro. L'unica che fa i processori in casa è la Yamaha, che con la Genos ha fatto il suo processore in casa, ma penso anche con le altre tastiere e gli altri synth. E quindi ha la praticità di crearsi un processore made in home e quindi adattarlo alle proprie esigenze della macchina stessa. Mentre, facciamo un esempio, Korg ha la sua serie ARM, quindi compra processori, come Ketron compra i Dreams francesi, come lo è anche M-Live, che usa Dreams e adesso usa anche altre cose. Però voglio dire, eh,
non tutti hanno la potenza economica di farsi un processore a casa, lo fa Yamaha, lo faceva la General Music con i suoi Drake, i suoi, voglio dire, le sue mainboard proprio studiate apposta per la macchina, ma altri oggi trovano un po' processori fatti, quindi la base la trovano già abbastanza solida da acquistare a parte. Se facciamo un esempio, vi faccio un altro esempio importante, nella computer music, se noi prendiamo Steinberg Allion 7, ultimo uscito, campionatore con 1000 sintesi e 40 giga di librerie audio, ci accorgiamo che questo software costa sui 350 euro all'utente finale, mentre all'insegnante, quindi in versione education, stai sui 200 euro. Prezzo giusto, è ovvio che lì devi mettere il computer, quindi devi comprare un computer a parte che fa girare al meglio il software selezionato, quindi puoi spendere 800 euro, 1000 euro, 1500 euro. Però guardate questa cosa qui, notate. Allora, quando compri un computer e paghi 1500 euro, hai un hardware specifico, un i7, 16 giga di RAM, SSD NVMe, velocissimo da 1 tera, scheda grafica accelerata per i video, un bel video 14, 15, 16 pollici con refresh a 160 Hz per il discorso proprio del montaggio e della grafica, anche per i giochi, tutte le porte USB, l'HDMI, insomma, compri un hardware con certe caratteristiche e il software lo paghi, voglio dire, questo è l'hardware, e il software lo paghi poco. Stessa cosa è valida per la licenza di Windows. Quando noi compriamo Windows, che è il sistema operativo più usato al mondo, noi lo paghiamo 150 euro in versione credo Pro e meno di 100 euro in versione Home. Poi andiamo a comprare, quindi lo paghiamo poco, poi andiamo a comprare il computer che vogliamo, che può essere vicino alle esigenze del prezzo, quindi prendere un computer veramente da pochi soldi, da 400-500 euro, e quindi avvicinarsi proprio al prezzo di Windows, oppure staccarsi letteralmente con caratteristiche tecniche esorbitanti. Questo siamo noi a sceglierlo, quindi è importante. Mentre in queste macchine te trovi comunque dell'hardware piccolo e del software che costa un'esagerazione. Molti di voi mi hanno fatto anche notare, no? Dici sì, però gli Arranger hanno questo motore che ha bisogno di revisioni, ha bisogno di creazione di styles, insomma, voglio dire, ha bisogno di più attenzione. È vero, ma allora perché le tastiere synth tipo Kronos, tipo Nautilus e tante altre le troviamo 2.500, 3.000 euro e hanno comunque un arsenale multitimbrico impressionante, hanno un hard disk interno con velocità e librerie da aggiungere in continuazione, hanno un'interfaccia utente studiata per la velocità e l'utilizzo live, anche loro hanno un software adeguato, studiato a pennello per il discorso macchina. Quindi è giusto pagare 4.700 euro oggi un Arranger? Secondo me no. Io l'ho comprato, voglio dire, quindi ho comprato un Arranger e ho speso quei soldi lì. Ma non è giusto perché l'Arranger diventa ancora più di nicchia di quello che è. Io parlo delle ammiraglie. Tempo fa, quando compravamo le ammiraglie a 2.800 euro, queste ammiraglie erano lì, belle in negozio, non per tutti, ma se volevi toglierti lo sfizio, lo facevi tranquillamente, non avevi grossi problemi. Dici ok, spendo un po' di più, ma mi tolgo lo sfizio e me la porto a casa. Oggi spendere 4.700 euro per uno sfizio diventa un pensiero quasi allarmante e quindi queste macchine rimarranno ancora più di nicchia di quello che sono e non vorrei che facciano la fine del topo. Questo è il mio discorso, cioè Henry Ford diceva che la tecnologia, in questo caso nelle automobili, era importante, doveva essere d'aiuto e per tutti, per la massa, perché se una cosa non è per la massa diventa di nicchia. E secondo me questo sta diventando per gli Arranger, cioè te vuoi una macchina Arranger, sai che è di nicchia e la paghi una sproposità.
Non sono d'accordo su questo, io personalmente, io sono d'accordo a fare una macchina che è comunque eh, alla portata di tutti a livello di portafoglio. E poi mi riavvicino sempre a una ditta dove io collaboro, che è la M-Live, che loro fanno Merish 5 Plus a 1940 euro, una macchina che costa un po', ha un bel hardware dentro, ci sono due processori Dreams, ricordo, e comunque un hardware studiato bene, con un bel software, voglio dire, tutto rifatto, eccetera, eccetera, tutto risistemato, ma quello è il prezzo della macchina, è quello lì. Non è che loro dopo la crisi il Merish 5 Plus l'hanno messo a 3.000 euro, perché seguendo questa idea, allora noi il Merish 5 Plus lo vendiamo a 3.000. La M-Live ha capito subito che a 3.000 euro non avrebbe potuto venderlo, quindi anche se dei prezzi si sono innalzati, comunque sono rimasti nella soglia della vendibilità, perché è questo, vendibilità. Poi l'Arranger si vende comunque perché le persone di nicchia vogliono quella cosa lì e la prendono e non importa poi la spesa. Però secondo me non è giusto perché anche se in Italia c'è la tassazione al 60%, abbiamo la guerra, no? Quindi la guerra nel mondo, il fatto che comunque siamo usciti da una pandemia, la crisi dei semiconduttori, tutto questo casino, però non va bene, non va bene, stiamo avendo un picco, un innalzamento dei prodotti assurdi. Oggi paghiamo Korg PA5X da 4.600 euro ai 5.000 euro in base alla versione, paghiamo una Caterham Event 4.700 euro, paghiamo un Expander, quindi Caterham Event X 3.900 euro, paghiamo una 61 che non mi ricordo il prezzo, paghiamo una Genos ancora dopo nel 2017 4.000, è arrivata di listino a 4.400, 4.500, cioè secondo me in questo modo andremo a finire nel lato più buio della storia, anche della musica, perché, ripeto, è vero che esistono le tastiere mezzane, però è anche vero che c'è grande differenza nell'avere sotto mano una PA1000 e una PA5X, c'è una differenza sostanziale enorme a livello di sonorità, potenzialità, a livello di meccanica, a livello di costruzione, c'è un abisso. Quindi perché non dare la possibilità a chi vuole comprare un arranger a fare questa spesa senza svenarsi? E poi, col fatto che costano questi soldi, chi è quel pazzo che comprerebbe 2-3 arranger? Cioè, io ho preso una Korg PA5X, mi piacerebbe comprare Event, ma non riesco a comprarla perché i soldi ne sono troppi e quindi per uno sfizio ho scelto la mia macchina di lavoro che è questa, però non ho modo di provare e di affiancare le macchine, cosa che potevo fare prima. Oggi compro due Arranger, spendo 10.000 euro. Ragazzi, compro una macchina. Non ci siamo, secondo me non è una politica commerciale che avrà una svolta. Ricordo anche che molto tempo fa la Roland, prima della chiusura della Roland Italy, già loro avevano fatto BK3, BK5 che erano giapponesi e la parte italiana aveva preso il BK7 come proprio idea di tastiera italiana e si trovava intorno ai 1.800-1.900 euro. Già avevano capito che comunque l'utente finale faceva fatica a pagare delle cifre esorbitanti, anche perché si suona sempre meno, quando si suona si hanno cifre sempre più piccole e quindi uno ritaglia le serate, non ne fa più 30 a 50 euro, ma decidi magari di farne 10 a 100, ma quelle 10 ti portano un incasso di 1.000 euro che deve essere diviso con l'incasso per te, l'incasso per lo strumento, l'incasso per tutta il mixer, i microfoni, le luci, eccetera, eccetera. Quindi alla fine non ti rimane niente in tasca e non riesci a rientrare sulle spese. Un arranger come Korg PA5X io l'ho comprato perché ho bisogno di quelle caratteristiche, essendo comunque un professionista e suonando in determinate situazioni, e allora l'ho comprata, ho speso e so che non ritornerò non rientrerò subito di questa spesa qui.
E infatti per comprare P5X ho venduto altre cose, non l'ho comprata, che esce così, non puoi fare più come prima, non ci sono più negozianti che ti dicono prendi la tastiera e poi magari me la paghi un po' alla volta, cioè oggi si vuole un po' tutto subito e il prezzo diventa maggiorato voglio dire, all'infinità, all'infinito, quanti soldi devo dare. Quindi questo video lo intitolerò proprio così, caro o cara, ma quanto mi costi? Perché effettivamente quanto mi costi? Valutate voi il discorso che sto facendo, è solo un'idea, quindi un pensiero che faccio con voi apertamente. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate e secondo voi se è la direzione giusta, quella che stiamo perdendo, oppure se dobbiamo tornare indietro. Ma la mia più grossa paura è che dietro non ci torneremo più e saremo costretti a sborsare tanti ma tanti quadrinis. Ciao a tutti da Eber.